evento recentissimo che è successo meno di un mese fa. Mi sto riferendo a Sharon Verzeni, una ragazza molto giovane che tra l'altro si stava anche per sposare. Purtroppo non si sa ancora chi sia l'assassino, sembra veramente, ragazzi, a tutti gli effetti un fantasma. Secondo una fonte molto affidabile, molto attendibile, Sharon conosceva bene il suo aggressore e non è stato affatto un delitto casuale. Questa infatti è la ferma convinzione della criminologa Roberta Bruzzone, che all'ad Cronos respinge senza mezzi termini l'ipotesi di un'aggressione casuale da uno sconosciuto. La ragazza ha percorso 630 metri in circa 50 minuti, quando una persona invece che è abituata a camminare una distanza simile non avrebbe impiegato più di 5-6 minuti a percorrerla. Per la criminologa, giustamente, questo tipo di segnale non indica affatto un'aggressione da uno sconosciuto, ma di un incontro molto prolungato con cui lei ci ha impiegato così tanto proprio perché stava parlando magari con lui. Ma ragazzi, qua facciamo attenzione, perché infatti secondo la criminologa a rafforzare questa ipotesi è stata una traccia genetica probabilmente appartenente all'assassino rinvenuta proprio sulla scena del crimine. Ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi voglio parlarvi sempre di quella ragazza, di quella povera ragazza, ovvero di Sharon Verzeni. Perché finalmente, grazie al cielo, qualche giorno fa è stato preso il vero assassino, il vero killer. Ragazzi, come sempre però chiedo aiuto anche a voi, perché io purtroppo per motivi di tempistiche organizzativi non ho fatto in tempo bene a sentire tutte le notizie nel dettaglio, quindi è probabile che magari quello che vi dico non siano tutte le informazioni, quindi magari se ne sapete più di me, per favore mettetelo nei commenti, aiutatemi a capire meglio che cosa realmente è successo. Ma prima di cominciare questo video, come di consuetudine, vi invito, mi raccomando, di iscrivervi al mio canale, di attivare tutte le campanelline, di commentare, di tempestare di like a questo video. Ma cominciamo subito, ragazzi, perché circa un mese di distanza da quando Sharon purtroppo è stata uccisa a coltellate a Terno d'Isola è stato individuato un uomo a intorno ai 30 anni ed è la persona ripresa mentre si allontanava in fretta e furia in bicicletta proprio dalla scena del crimine. Una persona che inizialmente non aveva mai dato alcun tipo di sospetto, che però alla fine si è rivelata la persona clou di questa storia. Sapete tutti ormai che ha detto di non conoscere Sharon, e quindi in questo delitto non ci sarebbe alcun movente. Era uscito di casa, pensate, con addirittura 4 coltelli, quindi l'obiettivo era più che logico, era più che evidente. Questo è il succo del discorso che ha detto la procuratrice aggiunta di Bergamo, Maria Cristina Rota. Queste però sono le parole dell'assassino. Ho avuto un raptus improvviso, non so spiegare perché sia successo. L'ho vista e l'ho uccisa. A circa ormai un mese dal delitto di Sharon Verzeni, avvenuto a Terno d'Isola nel Bergamasco tra la notte del 29 e il 30 di luglio, il caso finalmente è arrivato alla svolta che tutti noi speravamo arrivasse. Come appunto infatti è stato confermato dalla procuratrice di Bergamo Rota, la notte di qualche giorno fa è stato fermato un cittadino italiano sulla Trentina ma di origini estere. Però non ha precisato altri elementi sulla sua generalità. Era emerso in passato però che si tratterebbe di Moussa Sangare, residente a Suisio, con tutta la sua famiglia originaria di Mali. Prima è stato sentito solamente come persona informata dei fatti, poi non si sa bene se volontariamente o involontariamente ha dato delle indicazioni autoindizianti, di conseguenza si è reso l'indagato principale.
Infatti, come vi ho detto prima, è stato identificato come la persona ripreso dai sistemi di videosorveglianza mentre si trovava sulla sua bicicletta che si allontanava appunto molto velocemente dalla scena del crimine. Infatti non conosceva Verzeni, non ci sarebbe stato alcun tipo di movente, né religioso e né terroristico. Trovato il mezzo per allontanarsi dalla scena del crimine, ma non solo quello ragazzi, anche il coltello utilizzato per commettere il crimine, su indicazioni tra l'altro fornite dallo stesso indagato. Quindi secondo me ragazzi, a rigor di logica, dopo che lui si è autodichiarato inconsapevolmente colpevole di questo gesto, e una volta che ha capito che gli investigatori hanno capito di questa sua presunta confessione, lui credo che abbia dovuto ormai ammettere ogni cosa. Pensate ragazzi che questa bicicletta è stata ritrovata nei pressi del fiume Adda, dove aveva anche nascosto tra l'altro i vestiti che indossava quella notte in cui ha ucciso Sharon. Poi, come vi ho detto anche prima a inizio video, l'uomo è uscito di casa con ben 4 coltelli addosso, come del resto ha evidenziato anche la procuratrice Rota. Ma sentite le sue parole. Approfitto per lanciare un invito a 2 ragazzini di 15-16 anni nei cui confronti il presunto autore del fatto di sangue, come da lui dichiarato, prima di scegliere di individuare a caso come vittima la signora Verzeni, avrebbe puntato il coltello minacciandoli. Erano presenti sulla scena del crimine e ancora oggi non si sono presentati. L'invito a presentarsi in una caserma affinché forniscano un riscontro a quanto acquisito. Ha desistito con i 2 ragazzini per poi incontrare Sharon Verzeni, che si trovava nel posto sbagliato e nel momento sbagliato. Ragazzi, queste sono le sue testuali parole. Il killer, tra l'altro, ha anche precisato la procuratrice Rota, è stato anche denunciato per maltrattamenti ai danni della madre e della sorella, che avrebbe appunto cercato di accoltellare. Né durante le dichiarazioni spontanee né durante l'interrogatorio l'uomo, ha spiegato sempre la procuratrice, ha mai dimostrato di essere sotto l'effetto di sostanze alcoliche o di droghe. Si è detto dispiaciuto per quello che ha fatto e si è liberato del peso del gesto che ha compiuto. Si inizia ormai, come sempre, a parlare di un problema psichiatrico di questo killer, di questo assassino. Un'ipotesi che però il suo legale Giacomo Mai definisce molto verosimile, anche se precisa, è un discorso prematuro e sarà un tema da approfondire con consulente ed un'eventuale richiesta di perizie, ma è comunque un aspetto questo rilevantissimo. Il difensore ha dichiarato che il 31enne, perché che aveva 31 anni con esattezza, si è scoperto poco dopo. Nel corso dell'interrogatorio di confessione ha continuato a ribadire che è stato un gesto che nemmeno lui si spiega, una cosa senza senso, senza spiegazioni né motivazioni. L'indagato è stato identificato anche grazie alla collaborazione di 2 cittadini stranieri che si trovavano sul luogo, ha spiegato sempre la procuratrice Rota. Si tratta di persone di origine marocchine inseriti nel territorio, incensurati, e 2 lavoratori che in realtà inizialmente si sono presentati per segnalare un'altra presenza strana. Poi è stata segnalata la presenza del ciclista su cui si è lavorato. Nessuno però avrebbe assistito al momento dell'accoltellamento. I familiari di Sharon Verzeni hanno detto a Boccanuco queste parole: la notizia ci solleva e spazza via anche tutte le speculazioni che sono state fatte sulla vita di Sharon dopo il fermo dell'uomo che ha confessato il delitto.
In precedenza i familiari della barista di 33 anni avevano ringraziato la cittadinanza, il sindaco di Terno d'Isola e i volontari dei Murè per la collaborazione diretta a consentire agli inquirenti gli opportuni accertamenti sui luoghi del delitto. Ragazzi, come vi ho detto inizio video, fatemi sapere nei commenti se magari non ho detto alcune cose, ho saltato magari qualche dettaglio che voi sapete che purtroppo io non so, quindi mi raccomando raga, aiutatemi a capire tutto quello che davvero in realtà è accaduto. Mi raccomando, commentate. Nel frattempo io vi saluto, iscrivetevi a questo canale, attivate tutte le campanelline e noi ci vediamo quando, ovviamente, sempre nel prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned.